Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima parte di novembre 2022. Andiamo un po' a vedere. Abbiamo la carta del carro. Amici della bilancia, il carro parla di movimenti, di spostamenti. Possono essere movimenti a livello mentale, quindi diciamo da un punto di vista astratto, o movimenti proprio da un punto di vista fisico. Mi parlano di spostare i mobili, quindi probabilmente qualcuno cambierà la disposizione dei mobili in casa, o può parlare proprio di uno spostamento come un viaggio, un trasferimento, un trasloco o qualcosa per lo stile. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Nel caso invece non risuonasse nulla o voleste semplicemente completare il vostro messaggio, potete anche ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi poi volesse contattarmi, sotto nella descrizione del video trova il mio indirizzo email. Allora, sono ritornata alla stesa precedente, quindi andremo a vedere qual è il movimento energetico più importante del prossimo periodo, quindi di inizio novembre, della prima metà di novembre, e dopo andrò a spiegare il tutto con i mini tarocchi. Allora, partiamo con un re di bastoni al contrario, un 10 di coppe, il fante di bastoni, la carta della morte, la regina di spade, la stella e il 3 di coppe. Allora, il re di bastoni al contrario potrebbe parlare di una persona vicino a voi o che forse non è più tanto vicino a voi o che, come vi posso dire, c'è ma si dà un po' per scontato, mi verrebbe da dire, che in qualche modo fa parte di questo 10 di coppe. Può anche far riferimento, se non fosse una persona ipotesi, potrebbe anche far riferimento al fatto che ci sia una sorta di mancanza da parte vostra di quello che è un potere su di voi, un potere personale proprio. Quando c'è un re parla di capacità di comando e qui, essendo al contrario, è un po' come se questa capacità fosse da affinare. Il 10 di coppe mi parla di un completamento in realtà a livello emotivo, a livello familiare, è la realizzazione della famiglia. Probabilmente qui c'è una relazione di coppia che potrebbe veder coinvolta perché abbiamo un fante di bastoni, potrebbe fare riferimento ai figli, oppure un'altra energia, quindi abbiamo due figure in realtà di bastoni. La carta della morte. C'è qualcosa qui che dovrebbe cambiare, potrebbe cambiare, ma fa fatica. La carta della morte parla sempre di rigenerazione, c'è come un sentimento, un entusiasmo, mi verrebbe da dire, che probabilmente è un po' da ricoltivare. Può essere sia per un progetto, sia per una relazione familiare che per una relazione di coppia, ok? La sento molto come un gruppo perché qui c'è la carta dei 10 di coppe, quindi potrebbe essere un gruppo lavorativo o comunque un gruppo familiare, ma per qualcuno potrebbe anche essere la famiglia che avete creato, alla quale è un po' come se, adesso poi andiamo a vedere con i mini tarocchi, però sento che è come se mancasse qualche cosa per iniziare un nuovo ciclo, che è quello che ci dice la morte. In effetti abbiamo una regina di spade, potrebbe essere una terza figura coinvolta in questo periodo, potrebbe essere un capo, potrebbe essere una persona, diciamo, più in alto nella scala gerarchica rispetto a voi. Si parla comunque di una personalità un po' fredda, un po', come vi posso dire, calcolatrice, razionale, o se non fosse una persona è l'attitudine che avrete nella seconda parte della lettura, quindi diciamo verso metà mese. Questo perché? Perché sento che avete degli obiettivi e giustamente c'è il carro parla di spostamenti, può essere il mi sposto fisicamente, il mi sposto da un'idea all'altra, oppure mi sposto da questa situazione di vita e mi vedo in 5 anni lì con questo obiettivo e quindi sto facendo, sto lavorando, sto pianificando, razionalizzando
il modo di riuscire a raggiungere questo tipo di obiettivo. E comunque alla fine della sera c'è un 3 di coppe, quindi si parla di un compimento, di un risultato raggiunto. La carta della stella parla anche di speranza e di sogni e molte volte anche di canalizzazione, quindi si tratta un po' di affidarsi al destino, perché si dice che il destino è scritto nelle stelle, e aver fiducia anche nella vostra capacità di manifestare, mi verrebbe da dire. Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Andiamo a spiegare un pochettino meglio. Il re di bastoni al contrario, abbiamo un 8 di bastoni al contrario e un 7 di pentacoli. In un certo senso manca qualche tipo di comunicazione. O una sorta di presenza, di novità, di notizia, o qualche cosa qui non viene detto, o qualcosa qui non viene detto. Perché poi abbiamo un 7 di pentacoli, che è la carta che parla dell'attesa. Può essere, se per arrivare al compimento, arrivare al 10 di coppe, quello che manca è un figlio, qui c'è un'attesa che a volte fa riferimento anche alla dolce attesa, ok? Quindi ehm, per qualcuno può essere che non si sia ancora comunicato questo desiderio. Se non fosse quello il vostro caso, vi dico che con questo 8 di bastoni al contrario, manca una sorta di comunicazione, manca una sorta di... È come se qualcuno non comunicasse la propria presa di posizione, la propria volontà di cambiare, di andare per un'altra direzione. Adesso veniamo andando avanti, che cosa viene fuori? Vediamo il 10 di coppe. Abbiamo un 9 di spade e un re di scusate, un 9 di bastoni e un re di pentacoli. Probabilmente qualcuno sta difendendo il proprio territorio, sta difendendo la propria azienda, il proprio gruppo familiare. Ci sono delle barriere qui che sono state messe o nei confronti di questa persona all'interno della famiglia, e potrebbe essere il re di bastoni che vedevamo il contrario prima, questo re di pentacoli, quindi magari un padre, piuttosto che appunto un capo, una persona più in alto di voi nella scala gerarchica, se vibrasse come una stesa di lavoro, ipotesi, ma c'è anche un'energia di, come vi posso dire, di, sì, di difesa, ma anche di stanca. Qualcuno qui è stanco. Andiamo avanti, vediamo il fante di bastoni. Abbiamo un altro fante, questa volta di spade, e un papa. Probabilmente c'è qualcuno che ha bisogno di... perché il fante di spade parla sempre di sorvegliare meglio, di controllare, di stare attenti ai dettagli. È una carta di una persona che ha alti ideali, ok? E con il fante di bastoni c'è anche tanta energia per andare verso quello che potrebbe essere la firma di un contratto, visto che comunque qui abbiamo il Papa. Per molte persone, se vibrasse come una stese romantica, il fatto di arrivare alla famiglia in senso compiuto, se non fosse avere un figlio, per qualcuno potrebbe essere sposarsi o andare a convivere, cioè arrivare ad un punto un po' più concreto di appagamento. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo un 6 di bastoni e la carta del giudizio. Di nuovo, il 6 di bastoni è una carta di riconoscimento come quello del Papa. E qui abbiamo la carta del giudizio che parla di comunicazioni, di risveglio, di chiamate, che è in centro lettura e ha un po' la stessa energia in questo caso dell'otto di bastoni al contrario. Manca una comunicazione, manca un riconoscimento, manca un contratto, qualche cosa di firmato, qualche cosa che sia visto anche agli occhi della società. Andiamo avanti, vediamo la regina di spade. Abbiamo un 3 di bastoni e il cavaliere di spade al contrario. Io credo che con questa energia della regina di spade qui si stia portando avanti questo tipo di discorso con determinazione. Ehm,
si vuole andare verso nuove mete, verso nuovi orizzonti, verso l'espansione ed è un po' per quello che avete l'energia del carro e del 3 di bastoni. C'è voglia di andare, però avendo il cavaliere di spade al contrario, sento che per certi versi manca un po' di determinazione, ma in effetti avete la carta della morte qui al centro della lettura. C'è un ciclo che sento che è come se steste aspettando questo riconoscimento dall'esterno e finché questo non arriva vi diventa difficile spostarvi e fare questo tipo di movimento. Può anche darsi se fosse un lavoro che giustamente se dovete trasferirvi per lavoro prima vogliate avere il contratto in mano. Mi sembra anche giusto. Andiamo a vedere la carta della stella. Allora, 2 di spade al contrario e un 9 di pentacoli. Sì, bisogna tirarsi giù la benda, ragazzi. 9 di Pentacoli è una carta che in realtà parla di amor proprio e di un grande appagamento da un punto di vista proprio pratico, finanziario, monetario. Parla di qualcuno che sa amministrare bene i propri averi, le proprietà, le proprie risorse e per risorse intendo anche le risorse manuali, per esempio nel caso siate artisti o artigiani o cose di questo genere, insomma. Però ecco, la carta della stella con il 2 di spade al contrario vi dà veramente la possibilità di guardarvi dentro, di entrare in contatto con voi stessi, perché il 2 di spade è una fanciulla bendata che è davanti a un bivio, ma è davanti a un bivio perché non vede bene, ha gli occhi bendati, appunto. La carta della stella vi dà la possibilità di, come posso dire, di trovare un canale di comunicazione dall'alto, ok? E comunque avete un 9 di pentacoli che vi parla di amor proprio, appunto, di appagamento personale, quindi si esce un po' da questa fase di bisogno di riconoscimento che vedevamo qui e si inizia a darsi il proprio valore. Ecco il movimento di idee, di presa di posizione di cui parlavo all'inizio con il carro. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Allora abbiamo 5 di pentacoli, la carta del mondo al contrario. Sì, di nuovo, qui bisogna staccarsi, e la regina di spade è qui per quello, è un'energia che taglia quello che non serve più per andare verso i propri sogni, per andare verso i propri desideri. E alla fine del periodo, vi ripeto, c'è il 3 di coppe, una carta di festeggiamento, è vero, il mondo è ancora al contrario, ma è nell'aria, quindi si sta per effettuare questo trasferimento, questo cambiamento, questo switch. C'è un 5 di pentacoli, il 5 di pentacoli parla di perdita finanziaria piuttosto che di economica, per qualcuno si può anche trattare di una perdita di tempo, però in questo caso è più un'attitudine negativa a livello mentale, che credo si debba un po' ripulire e grazie a questa energia ma lo vediamo anche qui, grazie all'energia della regina di spade si riuscirà a fare questo tipo di pulizia, però ecco, non focalizzatevi tanto su quello che potreste perdere, ma quanto su quello che potreste guadagnare alla fine in questo tipo di cambio di trasferimento o di movimento, ecco. Se qualcuno sta aspettando una chiamata di lavoro o una chiamata importante ehm, che possa, diciamo così, cambiare in qualche modo la situazione, vi dico che c'è ancora il mondo al contrario e non, per adesso io non credo che arrivi questa notizia. Anche l'otto di spade, scusate, di bastoni che è girato al contrario, mi parla di una non comunicazione. È un po' come se le energie fossero bloccate o c'è una malcomunicazione, scarsa comunicazione, insomma, c'è un deficit a livello di comunicazione, diciamo così. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che altro riesco a dirvi. Abbiamo il compromesso che è un 6 di denari e la carta della pienezza che è un asso di denari. Quindi in realtà si tratta di scendere a compromessi, come dice questa carta, anche se poi nei tarocchi tradizionali parla di trovare un equilibrio tra quello che si dà e quello che si riceve. Sì, è come un compromesso in effetti. Bisogna trovare il giusto scambio, diciamo, tra quello che potrebbe essere il movimento che volete fare voi e quello che magari vorrebbero gli altri. Se siete in coppia dovete muovervi in due, per esempio, perché è un trasferimento. E poi abbiamo la pienezza, qui si parla di un inizio concreto, qui è come il seme che porterà poi nel lungo periodo i suoi frutti.
ma è come se lo avesse già piantato, è come se voi aveste già quest'idea interna del cambiamento che volete fare. Bisogna solo capire come chiudere il ciclo, perché abbiamo la carta della morte in posizione centrale, e come riaprirlo. Qui per molte persone sento che siete nella fase di transito, di un periodo, di una chiusura di un ciclo importante della vostra vita per spostarvi in un altro ciclo importante comunque, in un'altra fase molto ehm, propizia direi, perché comunque abbiamo la carta della pienezza, è un asso di denari. Poi abbiamo comunque anche il 9 di pentacoli qui, abbiamo anche il 3 di coppe che parla di festeggiamenti, di periodo di raccolta, di risultati, di traguardi. Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli oracoli, vediamo che cosa vi vogliono dire ancora, se riesco ad aggiungere qualche cosa. Ovviamente questa carta di compromesso che abbiamo visto qui può fare riferimento a un compromesso anche legale. Magari non c'è un accordo giuridico valido, ma magari è un accordo, diciamo, privato, però ecco, potrebbe così rendervi più tranquilli nel caso qui ci fosse una scarsa comunicazione o problemi di incomprensione. Avere un accordo scritto, mettere giù due righe su il mio compito arriva qui e il tuo inizia da qui in poi, potrebbe aiutare, insomma, a darvi un po' più di sicurezza sul come muovervi, a che cosa andrete incontro, ecco, ma per tutelare entrambe le parti, giustamente. Allora, gli oracoli sono: carta numero 19, lasciare andare, e ve lo metto vicino alla morte, perché questa carta parla proprio di lasciare andare i pesi, di lasciare andare quello che non appartiene più, quello che... c'è tanta acqua, quindi qui fa riferimento alle emozioni un po' che tirano giù. Poi abbiamo compassione, bellissima carta, carta numero 17, e sento che qui si tratta di avere compassione non solo degli altri, ma anche di voi stessi. Ci sono due cigni che così si fanno le fusioni, e quindi si tratta anche di autococcole, e qui avevamo il 9 di pentacoli che è proprio quello che parla di amor proprio e di autococcole. E poi abbiamo questa carta che parla del lavoro delle zone d'ombra. Anche questa sarebbe interessante metterla vicino alla morte, perché quando c'è la morte ehm, c'è sempre una trasmutazione di qualche tipo di dolore. È una fine ciclo, è un inizio di un ciclo nuovo, è una rigenerazione, è come vi posso dire, la rinascita della fenice. Wow, ma che bella lettura comunque. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me e per tutto il supporto che mi date sempre. Se volete continuare a supportarmi potete iscrivervi, commentare, condividere, mettere un like, fare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io intanto vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!